dammelo. No. Adesso però ripartiamo al volo perché come sempre cerchiamo di arrivare notte fonda. Però da qualche parte ho letto una frase per me intrisa di significato: meglio fare tardi nella vita che fare presto nella morte. Quindi insomma io mi sono premunita. Ragazzi, buongiorno da Castelbuono, solita trafila di carico e scarico della moto, ma questo fa parte della vita nomade. Come sempre, condivisione dell'alloggio. Io cerco sempre di condividere tutto in quanto sto notando che per quanto ci troviamo in bassa stagione, i prezzi non sono poi così bassi qua in Sicilia, quindi faccio una discreta fatica a trovare dei buoni alloggi in rapporto qualità-prezzo. In questo caso, come potete vedere, camera ristrutturata da poco, piccolo disimpegno, anche il bagno nuovissimo, solita scrivania da lavoro, televisione mai accesa come sempre. L'unica nota negativa per quanto ci riguarda, perché è un po' il nostro lavoro, qua il wifi è veramente lento, ma non penso che dipenda dalla struttura, bensì dalla posizione di Castelbuono. Ho detto wifi lento in quanto l'upload di circa 1 mega, mentre il download è di circa 5 mega. Con 1 mega è praticamente impossibile caricare un video, soprattutto se girato in 4K a 50 fps come facciamo noi. Questo alloggio l'abbiamo pagato 70 euro a notte, compreso di un'ottima colazione. Non vi mostro mai la colazione, però guardate questa cosa qua, tutto fatto in casa. Quando è che me lo fai tu? Quando torneremo. Mamma mia, la Sicilia, ragazzi. Ora però prendiamo le giacche e andiamo da Sara che ci aspetta dalla sorellona. Questa invece è la situazione esterna con vista su Castelbuono. A vostra disposizione avete anche questo cucinino esterno dove trovate un po' di tutto per potervi cucinare. Questo invece era il parcheggio per la nostra moto. Guardate la sorellona già impennata per il peso. Pronta? Pronta. Anche questa volta è partita. Il cielo oggi è abbastanza strano, ieri ha soffiato un forte scirocco e ha un po' sporcato cielo oggi. La temperatura è comunque molto alta. Buongiorno a tutti, 24 gradi in questo momento a Castelbuono, provincia di Palermo. Bellissima da lontano. Paesini siciliani che non hanno avuto bisogno di cinta muraria e Castelbuono in particolare ha una peculiarità simpatica e anche a impatto zero per l'ambiente. La raccolta differenziata giorno per giorno, mattina per mattina viene effettuata tramite gli asinelli che hanno tutti il proprio nome. Questo permette il fatto che non entrino auto all'interno del centro storico di Castelbuono. Ecco il paesaggio delle Madonie, parco naturale. Ho promesso, rifacciamo la strada che abbiamo fatto all'andata. Siamo arrivati di notte purtroppo. È stato comunque bello perché i paesi che si attraversano sembrano dei veri e propri presepi. Lo vedevamo dal terrazzo di Villa Letizia, il paese sul Cucuzzolo è Pollina, fantastico. Siamo in montagna senza il clima tipico delle zone montane. Io devo ricordarmi di far benzina perché con il fatto che abbiamo il serbatoio da 30 litri non siamo abituati, ma si cammina talmente tanto rispetto alla Tenerona che alla fine arriva un punto che non ci pensi più. Poi però te lo ricordi quando vai a fare il pieno, che un pieno costa 50-60 euro. Meglio non pensarci. Guardate che strada, ragazzi. Però devo ammettere che con questa andatura super tranquilla, che comunque ti diverti anche se sono curve strette, questo motore consuma veramente pochissimo. Quando dico pochissimo significa che si possono fare tranquillamente 22-23 km con un litro. Le sospensioni funzionano bene come regolazione elettronica, però sarebbero quasi da cambiare, soprattutto se si viaggia con la moto carica. Io sono abituato con le Öhlins e secondo me hanno qualcosina in più, anzi forse un po' di qualcosina in più. Guardate che serpentina qua. Cioè io non sono bravo nella guida, ma se questa moto la si lascia nelle mani di chi ci sa andare veramente, anche con la moto carica ti diverti tantissimo. Comunque nel mio piccolo mi diverto anch'io. Siamo a Geraci Siculo. All'entrata della città c'è contea della famiglia Ventimiglia, una famiglia di origini liguri di cui un ramo poi venne in Sicilia e dominò e gestì queste terre. Facciamo benzina 1,91 il diesel, la benzina 1,99. Self costa come il Serveto 2 euro praticamente. Qua sto vedendo che abbiamo 17 km per Gangi. Continuiamo e andiamo a vedere il prezzo della benzina a Gangi, vediamo se il prezzo è lo stesso. Abbiamo ancora 85 km residui.
Dai, che ce la facciamo tranquillamente. Ecco la Geraci. Ogni tanto sia a Castelbuono che qui a Geraci Sicolo vediamo la cartina del circuito Targa Florio. Eccola qua, capitale della contea dei Ventimiglia. Facciamo un giro in centro, anche se probabilmente al centro non potremo arrivare, vediamo. Chi l'ha detta? Alla sorellona aprono tutte le vie. Candino 4x4, immancabile. Messa molto bene, tra l'altro. Bellissima con questi mattoni. Ristrutturata, sistemata. Clio rimessa a nuovo. Questo ci fa passare di qua. Discesona. Quando sono belle queste viuzze. Guardia medica, farmacia, panificio. Qui dovrebbe essere il comune, perché vedo bandiera italiana e bandiera europea e bandiera della Sicilia. E dai, però gli alimentari che tu hai ancora all'interno del paesino, che ti sposti a piedi, è bellissimo. Sì, anche noi ce l'avremo in realtà, però non vengono più valorizzati. Da noi queste realtà purtroppo stanno chiudendo. Esteticamente merita parecchio, quindi se passate da queste parti magari 1 o 2 notti sono consigliate, soprattutto se passate luglio e agosto, perché appunto a 1070 metri la temperatura è scesa a 20 gradi rispetto ai 25 di Castelbuono. Quindi una bella boccata d'aria per le temperature altissime siciliane del periodo estivo. Abbiamo le zip aperte sui completi, iniziamo quasi a sentire freschino. Questi cambi di temperature fanno bene al lato B della moglie, altrimenti si invecchia. E che facciamo qua? Beh, fanno bene anche al lato B del marito, che poi magari non viene valorizzato, però vabbè. È più importante quello della moglie, dai, diciamo le cose come stanno. Ma da che vista qua? Intanto ho scoperto una cosa nuova, il messaggio riserva carburante raggiunta, fermarsi alla stazione di servizio più vicina. Quando si scende sotto gli 80 km restanti compare il messaggio. Siamo appena arrivati a Gangi e adesso facciamo un giro all'interno. All'entrata c'è scritto Comune Gioiello d'Italia e al di fuori del paesino ecco cosa c'è. Saliamo verso il centro. È tutto ristrutturato molto bene. Ci siamo, la chiesa di San Paolo. Siamo in uno dei borghi più belli d'Italia, cioè lo vedevamo da lontano, era estremamente arroccato perché è proprio costruito fino alla sommità della collina. Dio, siamo altissimi. Siamo sulla sommità, questa è quella che vedevamo da sotto. Sì, dobbiamo girare. Adesso scendiamo rivedendo tanti tetti delle case. Balconi in ferro battuto, bellissimo. Attenzione al bambino. Ciao! Abbastanza ripida qua, Oh mamma però. Altro che viuzze di corridoni, non lo fate se tornate. Non trovare gradini, perché girare la moto qua la vedo, qua ci sono i gradini infatti. Proviamo ad andare a destra. Questo è Overland. Si sente odore di bucato sin da qua. Questi panni stessi. Ecco, sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo visto un'auto. Forse, sì. Comunque tutto mattonato, bellissimo. La chiesetta, bellissima in pietra. Guardate le forcelle, per così dire, della sorellona. Onestamente bisogna riconoscere che su questi sanpietrini le vibrazioni che vengono riportate sul manubrio sono pochissime. L'altra cosa che riscontro è che quando invece il salto tra virgolette è maggiore, sento l'anteriore proprio galleggiare e bloccare la ruota. Quindi il telelever va benissimo quando però le asperità non sono eccessive e non sono brusche e importanti. Palermo. Ora qualcuno ci deve dire dove siamo finiti. Forse dall'altra parte, non lo so. Comunque che lavorone a mattonare tutta questa strada. L'hanno fatto i Ventimiglia, cioè meglio, qualcuno per loro. Diciamo le cose come stanno.
Siamo quasi arrivati alla fine. Ora, senza che guardi il navigatore, sicuramente dobbiamo andare a sinistra e riprendiamo la SS 120 che ci è stata straconsigliata e che abbiamo fatto l'altro giorno quando siamo arrivati a Castelbuono. Bellissima. Ora però benzina, eccola qua, DCM 1,85. Perfetto. Piccola curiosità, abbiamo fatto benzina a 1,85 € al litro, cartello con sfondo bianco. Mentre stavamo facendo benzina si è avvicinato un ragazzo, gli ho fatto un po' di domande, gli ho chiesto se questa pompa, se questo brand, se questo marchio era affidabile e lui mi ha spiegato un po' come funzionano le cose qua. I cartelli con fondo bianco, chiamati anche bandiera bianca, sono dei brand, sono delle aziende private. Sono sicuro che queste aziende private mi ha detto di fare attenzione. Qua a Gangi, nel Parco delle Madonie, si sta tranquilli, mentre in altre parti della Sicilia bisogna fare attenzione. Perlomeno questo è quanto ci è stato detto. Poi magari se ne sapete di più scrivetelo nei commenti, perché la condivisione è la cosa più importante. Io ho fatto il pieno fino all'orlo. Ora vediamo se la sorellona va bene o meno. Quello che può capitare è che magari la benzina ha pochi ottani. Staremo a vedere. Abbiamo lasciato in sospeso il discorso della Targa Florio. Per farvi qualche riferimento storico, la Targa Florio è stata una gara automobilistica di durata. È stata fondata nel 1906 da Vincenzo Florio della famiglia Florio, importantissima qui in Sicilia, appassionato di motori e anche lui pilota, tant'è che ha partecipato a tante gare del circuito. Si è svolto dal 1906 fino al 1977, anno in cui la gara si è trasformata in rally, proprio perché come gara automobilistica era estremamente, un po' per la natura della strada, un po' per il pubblico che si buttava in strada, soprattutto nei confronti dei bambini, quindi l'hanno abolita. È stato emblematico vedere, cercando le notizie, la foto di Vincenzo Florio di fianco a un direttore della Mercedes e addirittura a Juan Manuel Fangio, pilota argentino di cui abbiamo parlato qualche mese fa, passando proprio per la località dove c'è il circuito automobilistico Termas de Riondo. Siamo di nuovo appena passati dalla provincia di Palermo alla provincia di Enna, passeremo per Sperlinga e per Nicosia. Il nome Florio è stato per la Sicilia estremamente importante già a partire dall'800. Questa famiglia si trasferì da Bagnara, Calabra, dopo il terribile terremoto in Calabria del 1783. Aprirono un negozio nel centro di Palermo che vendeva spezie e pian piano, grazie all'intraprendenza di qualche discendente della famiglia, crebbe enormemente, occupandosi dell'ambito chimico, occupandosi dei vini, del Marsala, esportandolo in tutto il mondo e facendolo conoscere in tutto il mondo, del tonno, intuendone un particolare modo per la conservazione, ed infine furono grandissimi armatori, disponevano della seconda flotta più importante in Europa, avendo all'attivo 99 navi. Paesini dispersi tra Madonie e Nebrodi. Siamo di nuovo a Sperlinga, uno dei borghi più belli d'Italia. Comune gallo-italico, questo è stato il comune che ha protetto gli angioini durante le rivolte dei Vespri siciliani, 1282. Si sale, come ormai i comuni dell'entroterra siciliano ci hanno abituato. Allora, qua non si può andare, ma noi andiamo sul castello. Guarda qua, che scorcio. Le scale ricavate nella roccia. Eccolo il castello. Andiamo fin sopra. Si potrà andare? Non so se si può andare. No, Fra, no. Ti ho detto di no. Non si può andare. Il ragazzo ci ha fatto il cenno. Il cartello non c'è però, cercavamo un posto dove mangiare qualcosa, un panino, ma qua la vedo molto dura. Guarda se vedi qualche posticino, un alimentari per prendere qualcosa, o forse andremo a Nicosia, che sicuramente è più grande, c'è più scelta. Rifacciamo il viale che abbiamo fatto prima, con le case tipiche, i panni stesi, l'arte del pane. Non so se mangiavano dolci, vediamo. Diciamo che loro hanno già preso il caffè, secondo me, invece noi dobbiamo mangiare.
Alla fine, come dico sempre, chi cerca trova. Ci siamo fermati su questo panificio, la signora è stata gentilissima, mi ha detto come lo vuoi il panino? Con le acciughe, pomodori, sale, olio, formaggio. Io ho detto mettici tutto quello che vuoi. Mi sono fidato e penso che abbiamo fatto la scelta ottimale. Io già quando vedo queste maccioline qua, no? Questo mamma. Quando uno ti dice metti olio, sale, quanto basta, già capisci che stai la strada giusta. Ti ha fatto scegliere addirittura il pane, lo vuoi più duro o più morbido? Cioè, poi uno pensa a un ristorante 5 stelle, a un ristorante stellato, ma di che parliamo? Le cose semplici sono sempre le cose migliori, le cose fatte con il cuore, fatte dalla nonna, sono sempre le cose migliori. Ora promangio. Questa è la nostra postazione per il pranzo, nel viale principale di Sperlinga, quasi vista Castello. Non c'è quasi nessuno, tranquillità disarmante, nel conto ho messo anche un caffè e un dolce artigianale del luogo, poi lo vediamo insieme. Col sapore delle alici, dei pomodori che rinfrescano, con l'odore del pane che stanno sfornando, ragazzi. Ma che volete di più? E cosa fondamentale, 4 panini, dolce, caffè, 12 euro. Quindi pranzo con 12 euro compreso di dolce e caffè. Con la vista del proprietario, che è fondamentale perché deve vedere se siamo soddisfatti del pranzo. Ve lo devo far vedere nel dettaglio, guardate l'olio, il pane si è inzuppato d'olio, ma il colore dell'olio è giallo, no? Come quell'olio che trovi nei supermercati che non vale nulla. Penso che già il mio contorno labbra ne parli, mi sento tutta unta. Si è gonfiato. Si è gonfiato. Il pesce saporito. Mamma mia, ragazzi. Stavolta ho assaggiato prima io e so di cosa parli. Io a volte penso che pane, olio e sale già basterebbe. Quando le materie prime, pane fatto da loro ovviamente, olio del posto, sale vabbè. Sale anche del posto di Trapani magari. Sì. Qua hanno tutto. Vado con il secondo panino perché i panini erano 4, quindi 3 euro a panino. Panini ovviamente spolverizzati, ma guardate la parte finale. Vassoio rigido, caffè appena fatto ovviamente e questi due dolcetti che ve li descrive Sara. Allora, non sono bravissima, però ci hanno detto c'è latte, uova, olio, zucchero, soprattutto strutto, quindi fondamentale, grasso animale, glassa di cioccolato e soprattutto si chiama Totò. Soprattutto ancora andiamo all'assaggio. Fammelo vedere all'interno. Mamma mia, dammelo. Dammelo. In diretta, tengo la camera io. No. Ragazzi, la Sicilia è pazzesca, pazzesca. Secondo me c'è un po' di limone, leggermente croccante anche all'interno. Da provare, bisogna venire qua a Panificio San Giovanni, l'arte del pane del 1965 a Sperlinga e fate questo. È un biscotto. Figuratevi un biscotto crumiro, non so, per consistenza. Sapore cambia, dovete venire ad assaggiarlo. Selle Wunderlich, ottime come vassoio. Becco della moto, ottimo come porta borraccia. Tutto finito. Adesso però ripartiamo al volo perché come sempre noi ce la prendiamo troppo comoda anche quando mangiamo dei panini. Faremo questa strada qua, quindi torneremo sul mare per arrivare fino a Tindari, Scirocco House. Ora di arrivo le 5:52. Sicuramente impiegheremo di più perché magari ci fermeremo per fare qualche ripresa con il drone e quant'altro, però come sempre cerchiamo di arrivare notte fonda. Sarà comunque notte fonda perché ormai l'orario è cambiato, però magari non dopo cena, ecco. Sì, perché per noi ormai l'avete capito, quello che conta è se prima o dopo cena. Questa è la cosa importante. Però da qualche parte ho letto una frase per me intrisa di significato, e cioè meglio fare tardi nella vita che fare presto nella morte, quindi insomma io mi sono premunita. Partiamo. Nel frattempo ho ancorato il supporto della Ista. Attrezzi e mestiere pronti, cameraman prontissimo. La sorellona è pronta? Salutiamo il panificio San Giovanni, l'arte del pane dal 1965, che è un nuovo iscritto. Sono stati gentilissimi e sinceramente il panino e il dolce erano favolosi, quindi è giusto
omaggiarli. Se capitate a Sperlinga, veniteli a trovare. Il cielo si è aperto, è vero, quindi meteo migliore rispetto a stamattina. Il Ponte dei Morti a manica corta, anche a casa nostra, è abbastanza difficile da prendere come normalità, però così è da un paio d'anni perlomeno qui in Sicilia. Ecco, io mi siederei a quella panchina, circa le 2:45 e siamo in piena siesta. Guardate che panorama. L'autunno sembra ancora un lontano accenno da queste parti. Ecco la Sperlinga, non lasciatevela scappare. Da quest'altro lato Nicosia. A Nicosia è dove svolteremo verso il Mar Tirreno. Curvone, lo prendiamo in terza? Ci proviamo, dai. 1800 giri, cioè, ragazzi, in terza con una moto da quasi 5 quintali. Nicosia è un po' più paesotto rispetto alle altre chicche visitate, molto bella comunque anche da questo lato. Eccola, bellissima da qua. No, è sempre caratteristica, è solo molto più estesa. Secondo noi questa zona del centro il centro della Sicilia è spettacolare, torneremo di sicuro. Bisognerebbe stare minimo 3 notti su ogni paesino, così abbiamo il tempo di lavorare, condividere e anche di visitare. Allora, qua dobbiamo andare al centro. Guardate che salite ripide. Si sale sempre molto dall'inizio del paesino fino alla punta. Se qualcuno interessa, si vende un appartamento di 200 metri con garage. Una piazza, no, molto molto bella. Vecchie insegne del telefono lasciate un po' come ricordo. Spettacolo, guarda, mamma mia. Noi l'altro giorno venivamo da Randazzo, ora invece andremo a sinistra, direzione Mistretta. Benché sia confinante con le Madonie, ci troviamo ormai nel Parco dei Nebrodi. In realtà siamo appena entrati in una coltre di nebbie e nuvole. Fra dice che bisogna chiudere le zip della giacca perché si sta congelando. È cambiato nettamente nel giro di qualche minuto. D'altronde siamo saliti di quota 1116. Questa nebbia ci avverte che domani entreremo ufficialmente nel mese di novembre e entriamo ufficialmente anche nella provincia di Messina. Salutiamo Enna. Ragazzi, non si vede una è una locura, sta dicendo Francesco, è una follia. Ecco, già una visibilità è un po' più tornata, sono arrivate anche le pale eoliche, evidentemente qui questa è una zona ventosa. Gli asinelli, uno degli animali secondo me più simpatici, si intrecciano auto, mezzi da lavoro, lentamente stiamo tornando alla normalità. Abbiamo avuto la sensazione che la strada fosse sbarrata, in realtà no, si passa di fianco, oddio. Siamo a Mistretta, sempre molto tipiche e suggestive. Il Parco dei Nebrodi, ricordiamo che è stato istituito nel 1993, le Madonie nel 1989, bellissime. È anche vero che a livello meteorologico può essere una situazione provvisoria, una condizione, una perturbazione. Ecco il mare! Mistretta è considerata infatti la porta del Parco dei Nebrodi, è a 1000 metri ma in 15 minuti raggiunge il Mar Tirreno, pazzesco. Mar Tirreno che compare dietro una curva che non ci aspettavamo. La temperatura leggermente sta risalendo, stiamo lentamente riabbassando di altitudine. Appena entrati nel comune di Reitano, dall'odore che viene dall'asfalto pensiamo che qui abbia piovuto. La temperatura sta cambiando decisamente. Guardate il mare in profondità, sembra un quadro uscito dalla galleria. Wow. Guarda che ponte! È stupendo! La Sicilia ogni volta ti stupisce, anche su queste cose. Non pensi a una cosa del genere, quasi futuristica.
Questa che abbiamo di fronte dovrebbe essere Santo Stefano di Camastra, famosa in tutto il mondo per l'artigianalità delle sue ceramiche. Eccone un esempio proprio all'entrata della città. Ora facciamo un pezzettino di autostrada, ma comunque anche qua i panorami non mancano. Un pezzettino di autostrada perché non vorrei arrivare di notte come al solito, e anche perché vorrei caricare un video proprio questa sera. Arrivati a Patti bisogna uscire perché noi andremo a Tindari. E finalmente possiamo dire di essere arrivati al mare. Mamma mia, trovo una somiglianza con questo monte e il Monte Conero. Compare davanti a noi il santuario di Tindari della Madonna Nera. Tindari, oltre al santuario, ha altro da offrire, e cioè le rovine di una città che sorse con il tiranno Dionisio di Siracusa, che costruì la città per i rifugiati di Sparta dopo la guerra del Peloponneso. Arrivarono poi appunto i greci, infine i romani. E adesso noi, visto che siamo leggermente in anticipo, in quanto alla ragazza della struttura abbiamo detto che saremmo arrivati verso le 18, caso stranissimo il nostro anticipo, e visto che c'è ancora un po' di luce passiamo per il santuario. Qua dobbiamo trovare la deviazione per il santuario, penso che sia qua a sinistra. Esatto, semplicissimo, eccolo qua. Dovremmo essere quasi arrivati perché vedo al navigatore 300 metri, un perro che passeggia, che tira tantissimo. Oliveria quando sembra è super tranquilla. E comunque la ragazza me l'aveva detto, ci eravamo preoccupati per il parcheggio, non vi preoccupate perché è molto tranquilla la località. Ci siamo arrivati, sono le 5:46, dai, magari abbiamo un po' anticipato, andiamo a vedere. Dopo con calma vi mostriamo dove abbiamo lasciato la moto perché il garage è un po' angusto, ma adesso relax. Pesce spada! Stasera festeggiamo anche noi, è il 31 ottobre, domani sarà festa. È vero che festeggeremo anche domani perché saremo insieme ad altri amici nostri che già conoscete, però festeggiamo anche stasera. Comunque la cena di questa sera è un aperitivo, vedrete la vera cena domani sera. Questo è quanto è rimasto. A me un po' di più se guardate. Comunque pesce spada spettacolare, 12,50 €, quindi prezzo ci sta tutto. Usciti con la piazza bagnata, Oliveri super tranquilla, anzi pensavamo con Sara che qua in estate, cioè in alta stagione, luglio, agosto, perché hai paura che qualcuno ci investa? Perché è vero. Comunque pensavamo che luglio-agosto dovrebbe essere carinissima e i prezzi sono leggermente più bassi rispetto alle zone più blasonate. Vi portiamo nel nostro B&B che il rapporto qualità-prezzo lo straconsigliamo perché l'ha scelto lei addirittura, cosa che non capita quasi mai, ma ha fatto un buon acquisto secondo me. Si trova vicino alla piazza, quindi ottima posizione, e comunque nonostante ha piovuto, guardatemi, pantaloncini corti, maglietta a maniche corte, ci sono circa 24-25 gradi alle 10 di sera dopo aver piovuto. Arrivati al nostro B&B Scirocco House, la vai a salire, sei stanca. Sto vizio di mangiare, Bisognerebbe che te lo togliessi pure questo vizio di mangiare. veramente, tanto mi corti ragazzi, altro che la sorellona. Ci sono 4 camere. Qua c'è la cucina, addirittura la porta finestra è aperta per quanto è caldo. La nostra camera è bed matri.
C'è un po' di confusione, sono riuscito a pubblicare l'ultimo video poco fa. Anche oggi siamo belli cotti, abbiamo fatto 1 milione di curve, ma andiamo a dormire perché domani mattina ci dobbiamo svegliare abbastanza presto, in quanto... Si torna sulla penisola. No, ma soprattutto torniamo dai nostri carissimi amici, Valentino, Eronima, la loro famiglia bellissima. Domani sera ci aspetta una cena a base di... Ma non lo sai che cena ti aspetta? Che ne sai che quello che ti hanno mandato è per te? Cioè, Valentino mi ha mandato 2 milioni di foto tra È per polpette, loro. melanzane, Non una per cosa te. che... Cioè, pazzesca veramente. Hai già detto di toglierti il vizio di mangiare. Quello da lunedì, quando torneremo a casa prima di ECMA. Ci dobbiamo certo. rimettere in forma. Lunedì Certo. non si mangia, martedì siamo in forma per ECMA. Da lunedì inizia la dieta, martedì è finita. Quindi andiamo a nanna. Andiamo a nanna un corno. Devo mettere a caricare caschi, GoPro, batterie aggiuntive, drone. Sembra una banalità. Impiego un quarto d'ora solo per caricare tutti gli aggeggi elettronici. Ma che vogliamo fare? Sara non si impegna. Se non si impegna, che gli facciamo a questa donna? Ovviamente scherzo, è la numero 1 sarà la Tappi. Sì, certo. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big sea.